Ciao, bentornati al mio canale di scrittura creativa. Oggi parliamo di un argomento importantissimo del quale mi scrivete veramente tanto ed è il blocco dello scrittore. In questo video vi darò qualche consiglio per poterlo superare e tornare a scrivere in modo fluido. Così se vi interessa questo argomento state con me fino alla fine del video. Cominciamo! Se vi trovate in un momento dove non riuscite a scrivere, per favore non mettetevi nella situazione che può diventare cronica di essere nel cosiddetto blocco dello scrittore. Se cominciate a pensare in questo senso, difficilmente ne verrete fuori in fretta. Non mettetevi in testa che siete dei malati con la patologia del blocco dello scrittore, piuttosto focalizzatevi sulla soluzione. Provate i consigli che sto per darvi e vedrete che riuscirete velocemente a superare la condizione di stallo nella quale vi trovate. Prima di tutto non conferite un nome a questo stato di cose perché non fareste altro che dare ad esso del potere e quello che vogliamo è togliere potere al blocco. Secondo alcuni psicologi, il blocco dello scrittore non esiste, ma è solo un costrutto artificiale che giustifica un problema di disciplina. Però il problema, vero, fittizio, falso, esiste e per risolverlo innanzitutto dobbiamo determinarne la radice. Ma partiamo dal principio. Che cos'è il blocco dello scrittore? O questo stato di cose, come abbiamo detto, al quale non vogliamo dare un nome. Si può definire come un crollo creativo che gli scrittori devono affrontare quando non sanno cosa scrivere. Colpisce gli scrittori in tutte le fasi della loro carriera e se non si fa qualcosa può ostacolare la scrittura per giorni, settimane o addirittura mesi. La buona notizia è che ci sono delle azioni concrete che si possono fare per superare il nostro stallo creativo. Determinare la radice del problema. Avere il blocco dello scrittore non significa essere dei cattivi autori. Prima o poi tutti lo dobbiamo affrontare e le cause possono essere molto diverse. Quindi la domanda principale è: perché siete bloccati? Fatevi anche altre domande, come per esempio: la trama è in un punto di crisi? Siete molto stanchi fisicamente? Sentite la pressione dello scrivere e dubitate della vostra capacità di scrittori? Quindi capire la causa vi aiuterà a comprendere quali dei suggerimenti che adesso vi darò vanno bene per voi. Costruite una solida routine di scrittura. Sembra brutto da dire, ma la creatività è un'abitudine. Picasso, uno dei più grandi creativi di questo mondo, una volta ha detto: l'ispirazione esiste, però deve trovarti già al lavoro. Questo in tutte le arti. Rassegniamoci, la creatività non è qualcosa che fluisce in modo naturale. È la disciplina che la farà fluire, credetemi. Se uno scrive solo quando si sente ispirato, è destinato a rimanere bloccato, perché non ha creato un flusso creativo, ma soltanto un episodio creativo. Uno dei modi migliori per andare avanti è scrivere secondo un programma regolare. Se avete già una solida routine di scrittura ma vi trovate impantanati, allora c'è qualcosa che dovete cambiare. Riguardate tutto il vostro programma e scoprite quali orari funzionano meno e cercate quindi di fare delle sostituzioni, quindi trovate nuovi orari o nuovi posti per scrivere. Può anche darsi che nel momento in cui avete costruito il vostro programma di scrittura, quella routine andasse bene per voi. Però si cambia e con il nostro evolversi devono svilupparsi anche i nostri strumenti. Magari a causa del lavoro o degli impegni familiari non vi sentite più in grado di scrivere durante la settimana. Scegliete allora il sabato o la domenica quando magari avete meno impegni. Qualunque cosa scegliate, siate coerenti e attenetevi al nuovo orario o posto scelto. Date a questa nuova abitudine almeno 21 giorni perché possa sostituire la precedente. Scrivete di getto. Molti scrittori soffrono di perfezionismo che è debilitante durante la prima stesura. A volte si verificano dei blocchi perché gli scrittori esercitano su se stessi una grande pressione durante la prima stesura.
Il modo per uscire dal blocco è rilassarsi e scrivere di getto in questa prima fase. Datevi il permesso di scrivere in modo imperfetto. Se trascorrete ore a cercare la frase perfetta, sappiate che è proprio questo atteggiamento che crea il blocco, almeno fino a quando non avete scritto il libro dall'inizio alla fine. Ora, quello che dovete fare è scrivere quello che state pensando. Sarà nelle fasi successive che potrete perfezionare quello che avete scritto. Perché ogni frase, ogni parola devono essere scelte con cura, ma nelle fasi successive alla prima stesura. Rileggete i vostri libri preferiti. Una buona tecnica, almeno per me lo è stata, è rileggere i libri che abbiamo amato. Potrete sicuramente trarre ispirazione dai vostri scrittori preferiti. Provate, prima di sedervi a scrivere, a leggere una decina di pagine di un libro che vi è piaciuto. Potete leggere anche per pochi minuti, oppure un capitolo, oppure leggere un saggio breve. Questo vi metterà nella giusta mentalità per scrivere le vostre parole, o perlomeno scrivere imitando i vostri autori preferiti, ma solo per potervi sbloccare. Poi vedrete che continuerete la scrittura del vostro libro alla vostra maniera e in modo fluido. Fate raccontare una scena già scritta da un altro personaggio. Potete provare a modificare il punto di vista della storia. Per esempio, come avrebbe raccontato la scena un personaggio minore? Guardate la storia da un punto di vista diverso per uscire dai vincoli mentali e rendere più fluido il vostro rapporto con la narrazione. Personalità e stili di vita diversi portano a conflitti che prima non esistevano. Quindi cambiare il punto di vista o in retroscena può aiutarvi a superare il blocco creativo. Stabilite un obiettivo. Stabilite un obiettivo di scrittura quotidiano e attenetevi ad esso. Che si tratti di rispettare un numero di parole o darvi un limite di tempo per la scrittura, questo vi aiuterà a prendere un'abitudine e quindi rendere automatico un comportamento. Una volta completato ciò che vi siete prefissi di fare, fermatevi, anche se siete nel bel mezzo di un capolavoro. Questo renderà molto più semplice riprendere il lavoro il giorno successivo. Infatti è molto difficile avere il blocco creativo se siete nel bel mezzo di una scena. Proseguite a scrivere da un altro punto della trama. Se avete fatto una buona programmazione, sapete che cosa succede in ogni fase del vostro libro. Provate a scrivere una scena che non sia conseguente a dove vi siete bloccati. Magari potete provare a scrivere che cosa succede a 3/4 della trama, se vi piace di più quella parte della storia. Con questo piccolo trucco sentirete meno la pressione di dover continuare dal punto dove avete subito il blocco e quando ritornerete a scrivere dal punto dove vi siete bloccati sarete comunque già riscaldati. Se non l'avete già fatto, provate ora a mappare la vostra storia per intero, in modo da avere un'idea migliore del quadro generale. Sebbene improvvisare può essere divertente, uno schema vi fornirà un'immagine molto più chiara di dove si sta dirigendo la vostra storia e questo potrebbe darvi un incoraggiamento per continuare a scrivere. Occupatevi di altro. Potreste uscire e andare a fare una passeggiata oppure, che ne so, cucinare un dolce. Fate qualsiasi cosa vi piaccia, vi consenta di riposare e resettarvi mentalmente. Dopodiché potrete tornare alla scrittura in un modo più rilassato. Potreste anche occuparvi di un altro progetto creativo perché la creatività genera creatività. Potete farlo in due modi: o sviluppare un lavoro che potrebbe essere dipingere un quadro, per esempio, fare un po' di musica, fare degli origami, che ne so, tutto quello che di creativo vi viene in mente. Oppure potete immergervi nel lavoro di altri. Potete andare a una mostra d'arte, a un concerto, al cinema. Fate che il vostro cervello si nutra di conversazioni, di suoni, di colori. In questo modo potrete tornare alla vostra scrivania con una nuova scintilla creativa. Quindi, per riassumere, smettete di credere al mito del blocco dello scrittore. Scrivere è difficile e su questo non ci sono dubbi.
Dopo aver trascorso settimane o anni su un progetto, è normale sentirsi frustrati se vi trovate di fronte a un ostacolo apparentemente insormontabile. Però, come vi ho detto, c'è sempre una causa alla radice di questo problema e ci sarà sempre un modo per risolverlo. La cosa a cui dovete pensare è che non esiste un blocco permanente, che ci sono delle battute d'arresto e che ogni grande scrittore è passato per questa esperienza. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo con i vostri amici e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!